Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? E allora amici, siamo di nuovo a presentare la testata del 700. Questa è una testata che ha subito un danno, però non ci interessa rilevare come mai sia successo, perché le cause possono essere diverse, quindi non sta a me andare a giudicare quello che è potuto succedere. Soltanto noi stiamo sfruttando l'occasione per avere un confronto anche di testata nelle condizioni in cui si trova, per fare sempre un confronto con altre testate e vedere ulteriori miglioramenti, oppure se ha bisogno di andare a verificare delle tipologie di lavoro che si possono fare per migliorare sempre. Quindi l'unica cosa che andremo a fare è sempre una prova di flussaggio. Ho calibrato qui ho messo un calibratore all'entrata della testata da poter indirizzare il flusso per come continua il condotto. Quindi useremo questo ugello di calibratura che poi verrà confrontato con questo a passaggio libero dentro il cilindro per vedere il confronto diretto di quanto siamo arrivati ad avere sulla testata un riempimento ottimale con il confronto diretto con l'ugello calibrato. Quindi d'ora in poi useremo sempre lo stesso ugello, anche perché ho rilevato le piccole perdenze attorno all'uscita della testata, che noi abbiamo messo sempre il bordino con la plastichina, che non deve mancare mai. Comunque con questo sistema andiamo ad avere sempre qualcosa che sia sempre più ottimale. Quindi faremo una prova di flussaggio in queste condizioni, poi applicheremo il collettore e andremo a fare alla fine un confronto con tutte e due le prove fatte e il confronto con altre testate che abbiamo già fatto ultimamente come base di lavorazione del flussaggio. Quindi andiamo a vedere un po' le prove. Allora amici, ho finito di fare la prova di flussaggio con il collettore, quindi ora andiamo ad analizzare i dati e alla fine, se ritengo opportuno, andiamo a fare delle ulteriori modifiche, così da vedere poi se ci sono stati dei guadagni oppure no. Allora amici, ho provato questo a flussare la testata. Questa è la testata che senza collettore, che la andiamo a confrontare con quella che abbiamo fatto l'altra volta del minicar. Quindi se vedete c'è un leggero peggioramento nei bassi e poi negli alti andiamo quasi ad avere un leggerissimo guadagno. Quando poi andiamo a mettere il collettore, questa è la modifica sempre. Andiamo a livellare sia nei bassi che negli alti con l'altra testata, è poca la differenza. Quindi vediamo se ora possiamo fare delle ulteriori modifiche e avere la possibilità di avere qualcosina in più, anche perché devo sistemare le sete nel secondo cilindro che hanno avuto la rottura, ok? E allora, questi sono i danni che si possono causare con una rottura della valvola. Questo è il secondo cilindro dove si è rotta la valvola, a che cosa è dovuto momentaneamente a noi, diciamo che non andiamo a stabilirlo. Comunque non si è staccata la sete, perché la sete è ancora tutta attaccata.
si è rovinata un po' la camera di scoppio, quindi c'è da togliere le due sede valvole, andare a fare la saldatura del ripristino del vuoto che si è creato dove la valvola è andata ad impattare con la testata, si è creato proprio una fessura sulla testata. Quindi andiamo a togliere tutti questi materiali o martellamenti che ci sono sulla camera di scoppio, e dopo aver ricreato gli alloggi si vanno a rifare gli anelli in acciaio per questa testata. E l'unico lavoro che comporta in una situazione di questo tipo è poi andare a ripristinare il volume della camera con l'altro cilindro, così da poterle livellare belle a posto, tutte e due con lo stesso volume e con lo stesso poi prove di flussaggio per vedere se qualche cosa è andata male nella lavorazione, quindi da poter ripristinare. Quindi poi questo qua viene fatto un ulteriore video o lavoro che vado a fare dopo aver completato la saldatura e gli anelli. Quindi vediamo se riesco per questo tutto insieme in questo video, oppure andiamo a rifarlo poi in un secondo tempo. Questa è una comprova con l'altra testata che abbiamo visto che anche piccole modifiche del livellamento della camera comportano diversi parametri di flussaggio come dati. Vediamo se poi riesco a fare qualche miglioramento, e così non dico di andarlo a vedere perché non tutto posso svelare. Comunque vediamo se c'è qualche guadagno, poi lo vediamo più in là. E comunque questo è sempre il secondo cilindro nel 500, nel 700, ed è sempre quello più soggetto a dei sbalzi di temperatura, quindi questo cilindro è quello che dovrebbe essere più raffreddato a livello di mandata d'aria, quindi ci sarebbe da andare a vedere la ventilazione come avviene nel secondo cilindro e avere una percentuale almeno del 10% in più, anche perché a volte un'estrazione troppo veloce del vanomotore dell'aria può comportare ad avere il secondo cilindro meno raffreddato pure. E da valutare anche la carburazione ottimale, quindi niente da dire sulla carburazione. Di solito si va a lasciare quel pelino in più, anzi, rispetto al primo cilindro, e avere un leggero miscela leggermente grassa di benzina per avere più raffreddamento anche a livello di camera e cilindro. Quindi da valutare anche andare alla ricerca proprio del raffreddamento come proprio tipologia su questi motori.